Wobble. Ma cos'è il wobble? Perché il wobble? Ma soprattutto come fermarlo questo maledetto wobble? Quindi non perdetevi neanche un minuto di questo video perché vi salverò la vita! Ma bentornati devastati! Penso che abbiate capito che oggi parliamo di wobble! Ma cos'è questo wobble? Il wobble è quel fenomeno che si verifica, perlomeno parlando sui nostri monoruota, quando a un certo punto il nostro monoruota inizia a sbacchettare a destra e a sinistra come un matto e non riusciamo più a fermarlo. Improvvisamente il vostro monoruota amato comincia a fare così. È bruttina come situazione, io vi assicuro, l'ho già vissuta sulla mia pelle, come potete vedere, e non è stato divertente. Certo, wobble è un termine inglese. Che cosa significa in italiano? Oscillazione, sbacchettamento, vacillamento, barcollamento, sfarfallio, sfarfallamento. Chiamatelo un po' come volete. Il wobble si verifica quando, a seguito di una buca, magari ipotizziamo una buca, il copertone inizia a prendere un'oscillazione veloce a destra e a sinistra, disallineandosi dal resto del monoruota, ed ecco che questo porta a questa oscillazione tremenda che fa sballottare tutto il nostro bel monowheel. Praticamente, se prendete una buca, cosa può succedere? Che lo pneumatico riceve una spinta laterale e inizia a disallinearsi rispetto al cerchione e al resto del monoruota, ed ecco che il resto del monoruota, che cerca di andare dritto, inizia a oscillare seguendo il movimento del copertone. Quindi più la velocità è alta e più questo effetto wobble sarà amplificato e veloce, e durerà fino a che il copertone si riallinea con il resto del monoruota. Capito? È molto semplice. In pratica l'effetto wobble si può verificare quando prendiamo una buca, potrebbe succedere, quando scendiamo da un saltino, potrebbe succedere perché magari atterriamo leggermente storti e quindi il monoruota prende un'oscillazione strana e comincia a fare il wobble. Può succedere in frenata, ragazzi, se il vostro monoruota non è alla pressione giusta o voi non avete ancora capito bene la giusta tecnica di frenata, potreste incorrere in un wobble terribile in frenata. Quindi veniamo direttamente a come salvarsi e prevenire questi wobble. Le cose più importanti da tener conto sono la posizione di guida, che può essere varia ma altrettanto efficace, e è importante trovare la giusta pressione della gomma, perché vi assicuro che la pressione della gomma ha un'influenza altissima su questo effetto wobble. Io vi faccio un esempio pratico. Sul mio M Super Pro High Speed a un certo punto sono quasi morto cercando di frenare perché non avevo alcun modo di fermarlo, perché come provavo a frenare iniziava a sbacchettare. Col tempo ho scoperto che era un problema di pressione, quindi da 2 che lo avevo a 2 bar l'ho portata a 1,6. Adesso il problema non dico che è sparito, ma è decisamente diminuito. Lo stesso ricordo che avevo fatto col 16X, sempre problema di pressione. Se sbacchetta abbassate, se c'è wobble abbassate tranquillamente la pressione di almeno 0,5 bar. Ci sono diversi stili di guida che possono prevenire il wobble. Io so che tante persone, non il sottoscritto, guidano praticamente con una gamba completamente appoggiata al monoruota, di solito la gamba dominante, quella con cui salite, e l'altra completamente libera, e praticamente il monoruota viene guidato dalla gamba non dominante e la gamba dominante si preoccupa solo di tenere fermo e dritto il monoruota. Quindi le due gambe hanno due compiti diversi in questo caso. Una è quella di tenere dritto il monoruota e l'altra è quella di direzionarlo avanti e indietro, a destra e a sinistra. Invece lo stile di guida devastato, che è portato un po' dalla mia esperienza di tanto off-road, capite che questo tipo di guida è una guida più stradale, quella che vi ho appena detto. Invece se guidate tanto off-road è meglio che il peso sia ben bilanciato, perché ovviamente potrebbe essere che una pietra vi sbalza a sinistra o a destra, dovete essere pronti in tutte le direzioni. Quindi il mio consiglio è abituarsi a tenere una guida morbida, capito? Una guida morbida vuol dire che il monoruota non deve essere mai stretto tra le gambe, se non quando è il momento di stringerlo. Quindi noi stiamo morbidi e lo accompagniamo, ogni tanto
se vediamo che si piega troppo a destra o a sinistra lo addrizziamo. Te capì? Ma se anche voi nella vita avete avuto un problema di wobble, non credete che sia giusto registrarvi al canale Davastato IUC? E già che ci siete, attaccate anche la campanellina, così almeno tutti i video che sputo fuori settimanalmente ve li beccate in anteprima. Continuate così che vi voglio bene, siete tantissimi e io sono molto onorato di questo. Ma come fare per non sfracellarsi quando vi parte il wobble? Allora, ci sono due piccole cose da sapere. Quando parte il wobble che state andando tranquillamente ai 40-50 all'ora, sappiate che la cosa più sbagliata da fare è irrigidirsi. Al contrario, bisogna ammorbidirsi, cercare di cambiare leggermente la posizione, la postura, qualcosa, e il tutto torna nella norma. Se invece il wobble da contrastare è in frenata, probabilmente sbagliate qualcosa nella postura di frenata. Quindi se state frenando solo andando indietro con la schiena, molto probabilmente dovete pensare di frenare abbassando il baricentro, quindi abbassando il sedere. Così facendo il fenomeno del wobble è probabile che non si presenti neanche, ma se dovesse ancora leggermente presentarsi, abbinate a questa frenata lo stringere leggermente il monoruota con le ginocchia. Se questo wobble persiste ad ogni frenata, allora ragazzi l'unica cosa da fare è smettere di frenare e cercare di iniziare uno slalom, diciamo, quindi andare a destra e a sinistra leggermente col monoruota, appoggiando il peso un po' da una parte un po' dall'altra, e vedrete che questo wobble smette subito. Quindi da che state frenando violentemente dritti, vi tirate su un pochino e iniziate a fare una leggera frenata facendo a destra e a sinistra. Se nonostante tutte queste precauzioni vedete che il vostro monoruota continua a tendere a sbacchettare, probabilmente potreste avere la gomma un po' storta. Potreste provare a cercare di addrizzarla. E come fare questo? È molto semplice, senza smontare niente. Sgonfiate completamente la pressione del vostro monoruota, la fate girare cercando di aggiustarla, e se guardate a lato c'è una riga, cercate di metterla il più dritta possibile, e nel momento in cui andate a rigonfiarla assicuratevi di ungere bene i bordi della gomma in modo che scivoli. La prima gonfiata datela al massimo della pressione che c'è scritta sulla ruota. Ogni copertone c'è scritto da A, quindi voi date al massimo, aspettate un po' e poi la sgonfiate alla pressione che voi preferite, e in teoria così si addrizza abbastanza. Non è garantito al 100%, ma di solito funziona. Sicuramente i monoruota molleggiati aiuteranno molto a prevenire questo problema, anzi secondo me lo elimineranno completamente. Io ho provato sia l'S18 che il V11 e vi assicuro che di wobble ne ho sentito praticamente niente, perché l'ammortizzatore ovviamente va a smorzare questo difetto che potrebbe andare a crearsi. Vabbè ragazzi, ma che vedevo di ancora? Anche oggi ho parlato tantissimo e quindi vi ringrazio per l'attenzione, spero che anche oggi vi sia stato utile, e se lo sono stato appunto lasciate un bel like e registratevi al canale se non l'avete ancora fatto, e quindi ci vediamo al prossimo video la prossima settimana, ma mi raccomando non fate i bravi neanche questa settimana. Ciao!